Quando pensi allo sci, pensi alle Alpi, Cortina, neve perfetta. Non pensi a Bologna. Bologna è portici, nebbia, traffico e colline che, se va bene, si spolverano di bianco per pochi giorni. Eppure, nel 1966, da Castel de Britti sopra San Lazzaro, comincia tutto. La pista non è una stazione sciistica, è una collinetta dietro casa. Pochi metri, niente impianti, ma abbastanza per accendere qualcosa che non si spegne più. Perché se non nasci tra le piste, te le devi conquistare. E qualcuno ci vede lungo, è suo padre, Franco, quello che lo porta in giro, quello che lo trascina sulla neve. E quando si fa sul serio, lo porta al Corno alle Scale, l'Appennino di casa. A 7 anni arriva l'incontro che cambia il destino, Roberto Siorpaes, uomo di Cortina, il suo maestro. 7 anni, l'età in cui molti imparano ad andare in bicicletta. Lui impara l'equilibrio sulle lamine. All'inizio arrivano le prime vittorie, a casa, in Appennino, poi sale nelle Alpi e lì cambia tutto. Piste più dure, neve diversa, avversari veri. E se vieni da fuori, ti guardano come uno che ha sbagliato sport. Ma Alberto no, non si sente fuori posto, si adatta, impara, resiste. Per lui lo sci non è solo tecnica, è carattere. E quando il carattere è così, prima o poi, la montagna se ne accorge. Ecco perché questa storia inizia a Bologna, non perché sia naturale, ma perché da lì ogni metro conquistato vale doppio. Finché a un certo punto non basta più e arriva il momento in cui lo sci smette di essere un gioco e diventa un circuito, una selezione, un test vero. Nel 1983, a 17 anni, Alberto entra nell'agonismo, Coppa Europa squadra C2, e la prima trasferta è già un segnale, Svezia. Nel 1984 sale in C1, va ai mondiali juniores a Sugarloaf, negli Stati Uniti. Nello slalom speciale arriva quarto e si apre una porta. Vale il salto in squadra B. E poi succede una cosa che sembra impossibile. Milano. Non una valle, non un passo alpino, Milano. Sulla collina di San Siro, a 2 passi dallo stadio, c'è il Parallelo di Natale. Una gara show, sì, ma con gente vera. E il ragazzo della squadra B vince, a sorpresa, battendo anche quelli della squadra A. Da lì la favola diventa lavoro, gare fisse, crescita, risultati. E nella stagione successiva arriva la chiamata che conta. 16 dicembre 1985, debutto in Coppa del Mondo. Madonna di Campiglio, slalom speciale, ma non conclude la gara. Poi, 23 febbraio 1986, ad Åre, in Svezia. Parte con un numero che di solito non promette niente, 62, e arriva sesto, primi punti in Coppa del Mondo. E sì, in quegli anni prova anche la velocità, soprattutto Super G, e non va piano. Tra 1986 e 1989 entra più volte nei primi 10. Ma la linea presto è chiara. La velocità pura non è il suo terreno. Troppo rischio, troppo sul filo. Lui è fatto per un'altra guerra, quella tecnica, ritmo, timing, nervi. Non è ancora tomba la bomba, per quello manca poco. È il primo colpo vero, arriva in gigante, in Alta Badia. 14 dicembre 1986. Alberto è secondo, a 23 centesimi dalla vittoria. Davanti c'è Pramotton, dietro non gente qualsiasi. È il primo podio che pesa, quello che cambia lo sguardo addosso. Ma tra podio e vittoria c'è un salto, e quel salto arriva l'anno dopo. 27 novembre 1987, Sestriere, slalom. Tomba vince, non si piazza, vince. E fa una cosa tipica di lui, non si accontenta di aprire la porta, la spalanca. 2 giorni dopo ancora Sestriere, gigante. C'è Ingemar Stenmark, il mito, e Tomba lo batte di 9 centesimi, 9. In 3 giorni passa da ragazzo interessante a problema per tutti e non si ferma. A dicembre 1987 mette 2 firme in 3 giorni. 13 dicembre vince il gigante in Alta Badia. 16 dicembre vince lo slalom a Madonna di Campiglio. E a questo punto cambia la musica, perché non è più solo sport. È che l'Italia, all'improvviso, ha trovato uno sciatore che non vince e basta. Vince, e lo fa con quella leggerezza, con quella sfrontatezza, che fa divertire tutti. E poi arriva il 1988, Olimpiadi, Calgary. Tomba ci arriva con addosso la cosa che nello sci pesa più del cronometro, l'attenzione. Non è più quello che sorprende, è quello che tutti aspettano. E la montagna subito glielo ricorda.
Nel Super G esce, un attimo, basta un errore. 2 giorni dopo, cambia tutto. 25 febbraio 1988, slalom gigante. Pettorale numero 1. Prima manche fa il vuoto, oltre un secondo. Seconda manche, non deve inventare, deve reggere, e regge. Oro olimpico, il primo. Ma quella medaglia non è solo una medaglia, è una miccia. E la miccia esplode sabato 27 febbraio 1988. In Italia è la finale di Sanremo, in conduzione Miguel Bosé e Gabriella Carlucci. E succede l'impensabile. La diretta si interrompe, perché in Canada c'è la seconda manche dello slalom speciale. E per qualche minuto la canzone può aspettare. Dopo la prima manche tomba è terzo, a poco più di 6 decimi dal leader Frank Wardle. Non può fare calcoli, deve attaccare, è vietato sbagliare. Scende, aggressivo ma pulito, e mette un tempo che costringe tutti a rincorrere. Restano in piedi 2 nomi, Nilsson e Wardle. Nilsson sbaglia, male che vada, è argento. Poi parte Wardle, a margine, sembra che basti amministrare. Ma la pressione lo mangia, arriva al traguardo, secondo, per 6 centesimi. E in quel momento è festa. Sanremo esplode e con Sanremo esplodono le case degli italiani. Non è solo un oro, è il secondo oro in 2 gare, è l'orgoglio di un paese intero. Da lì in avanti Tomba non è più soltanto un campione, diventa un personaggio nazionale e ogni sua discesa diventa un evento. E nello sport, quando tutti ti guardano, non è solo gloria, è anche pressione. Perché da lì in poi ogni gara non è solo una gara, è un'attesa, è un giudizio. Ok? Lo rifà? E per un po' prova a uscire dal suo mondo. Si butta nel Super G, anche se non è casa sua. Finché arriva a Val d'Isère 1989. Super G, caduta brutta, clavicola rotta. E lì succede una cosa molto italiana. A casa scatta il veto. Sua madre, Maria Grazia, la chiude così. Guai a chi mi parla ancora di Super G. Da quel momento la direzione è netta, meno rischi inutili, più focus su quello che lo rende unico. E quando torna davvero Tomba, lo capiscono tutti. Stagione 1991-92, 9 vittorie, 15 podi. Nella generale chiude secondo, dietro Paul Accola. Ma la differenza è chiara. Accola fa punti ovunque, velocità, combinata, tutto. Tomba invece li macina lì, slalom e gigante. Poi arrivano le Olimpiadi, Albertville 1992. Gigante, a Val d'Isère, oro per 32 centesimi su Girardelli. 4 giorni dopo, slalom a Le Menuire. Prima manche è sesto, a 1,58 dal leader. Nella seconda recupera 1 secondo e 30, ma non basta. Argento per 28 centesimi, dietro Finn Christian Jagge. Dopo Albertville 92 non è più solo Italia. Da lì il suo nome supera ogni confine. Ma il 93 non regala niente. In Coppa del Mondo chiude quinto, una sola vittoria, ma 9 podi. E ai mondiali di Morioka in Giappone, niente medaglie, febbre e un errore che non perdona. Poi arriva la risposta. Stagione 1993-94, 4 vittorie, 8 podi, terzo nella generale. E nello slalom si prende la Coppa di specialità. In mezzo a tutto questo, a febbraio, Lillehammer. È l'Olimpiade più spigolosa. Nel gigante esce, una porta, fine. 4 giorni dopo, nello slalom, dopo la prima manche, è 12°. Sembra finita. E invece risale fino all'argento. Classico Tomba. Quando lo dai per spacciato, ti ribalta la gara. E poi arriva la stagione perfetta. 1994-95, 11 vittorie, dominio nelle tecniche e finalmente la Coppa del Mondo generale, quella che mancava. Manca solo l'ultimo tassello. I mondiali, Sierra Nevada, 1996, a 30 anni. E lì li chiude entrambi, oro in gigante, oro in slalom. E quando vinci anche quello che ti era sempre sfuggito, ti cambia la domanda. Non più, quanto posso ancora spingere? Ma, quando mi fermo io? E la prima risposta arriva dove fa più male. Mondiali in casa, Sestriere, 1997. Davanti al suo pubblico, lo sci non fa regali. Nel gigante sbaglia linea, inforca una porta e finisce fuori, un colpo secco, di quelli che ti ricordano che qui i titoli non ti proteggono. Poi arriva lo slalom e lui ci arriva con la febbre, con il fisico che non è perfetto, ma con la testa ancora lì. La prima manche non è da bomba, non è pulita, non scorre, ma nella seconda fa quello che ha fatto per una vita.
Attacca, rimonta, stringe i denti e si prende un bronzo pesante. Non è solo una medaglia, è un messaggio, ci sono ancora. Poi arrivano le Olimpiadi, Nagano, 1998. E lì succede la cosa che nessun campione vuole dire ad alta voce. La testa va, ma il corpo arriva un attimo dopo. Nel gigante esce quasi subito, dopo 17 secondi, e si fa male. Nello slalom prova a rimettere insieme i pezzi, ma la prima manche è un muro, 17°, e nella seconda non riparte nemmeno. È lì che capisci una cosa crudele. La leggenda non muore in un applauso, muore in un dettaglio, in una frazione di equilibrio che all'improvviso non torna. E a quel punto sembra finita davvero. Ma Tomba no, perché prima di chiudere vuole dire l'ultima parola sulla neve. Finali di Coppa del Mondo, l'ultima tappa dell'anno. Crans-Montana, 15 marzo 1998, slalom. E vince, l'ultima vittoria. E i numeri alla fine non sono solo numeri, sono la prova di quello che è stato. 50 vittorie in Coppa del Mondo, 88 podi, 5 medaglie olimpiche, 3 ori, 2 argenti. E la generale nel 1995, roba rarissima per uno che vive di slalom e gigante. E cosa resta quando se ne va la bomba? Resta una scena, sempre la stessa. Un sabato o una domenica, la TV accesa e l'Italia che per un minuto si mette in pausa. E quel silenzio surreale quando scatta dal cancelletto. Perché lì non è più sport, è attesa, è tensione. E pensare che tutto questo non nasce in un posto da neve. Nasce da Bologna, da un ragazzo che si è preso lo sci e lo ha trasformato in un appuntamento nazionale. Io sono Ivano e questo è Inspirational Stories. Se questa storia ti è rimasta addosso, scrivimi nei commenti bomba e dimmi qual è la gara di tomba che ti è rimasta nel cuore.